Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Come ben vedete qui ho davanti il New e come avete visto sto per fare una pazzia. Insomma, se vi ricordate bene, nella recensione del New Alfredo aveva detto che questo monopattino è certificato IP65. Vuol dire che questo monopattino resiste all'acqua, ovvero resiste agli schizzi d'acqua che ci possiamo andare quando piove leggermente, non tanto. IP65 non garantisce l'immersione nell'acqua, quindi con questo monopattino non possiamo immergerlo nell'acqua, però resiste agli schizzi. Quindi per questo oggi sono in un autolavaggio e andiamo a testarlo insieme. Ok, prima di partire direi di andare a spengere il monopattino. Una volta spento prendiamo il nostro giottone e andiamo a regolarlo nella macchinetta. Andiamo a dargli per prima la schiuma attiva. Vediamo anche sopra il manubrio. Ok ragazzi, allora abbiamo finito di dargli della schiuma, ora andiamo a lavarlo con la pistola ad alta pressione. Allora, io ho esagerato un po' e non sono andato con la pistola vicino, speriamo bene, incrociamoci le dita. Ok ragazzi, allora come avete visto abbiamo finito il lavaggio, ora lo mettiamo ad asciugare un pochino qui fuori dall'autolavaggio, almeno se viene qualcuno trova il posto libero. Quindi lo mettiamo qua. Insomma ragazzi, come ben vedete è tutto bagnato, lavato benissimo ed infatti ora è proprio nuovissimo, guardate quanta acqua c'è. Insomma ragazzi, come avete visto abbiamo finito il lavaggio, ora direi di andare a asciugarlo, poi me lo monto in macchina e lo porto in officina e apriamolo insieme e andiamo a vedere cosa è successo dentro. Sinceramente io non lo accendo ora perché sinceramente ho paura di accenderlo, non so se è entrata dell'acqua o meno, non vorrei rischiare che mi prenda fuoco qui in questo autolavaggio, quindi andiamo ad asciugarlo, lo metto in macchina e ci vediamo in officina per vedere cosa è successo. Allora ragazzi, come vedete siamo in officina. Ho messo la felpa perché il tempo in questo periodo è davvero molto strano. Il giorno fa molto caldo e la sera fa molto freddo. Comunque ora direi di andare ad aprire il New e vediamo cosa è successo dentro. Come vi dicevo prima, ancora non l'ho acceso, ho paura di far danni. Controlliamo prima all'interno come è messo, poi dopo andiamo ad accenderlo. Per prima cosa ragazzi dobbiamo andare a scaldare il grip tape che si trova qui sopra. Andiamo a scaldarlo e scollarlo perché sotto ci si trovano delle vite. Poi andiamo a svitare anche le vite che si trovano sotto la pedana. Non sarà un lavoro semplice, ma ci proviamo. Ok ragazzi, insomma, ho notato una cosa molto strana. Una volta tolta la scocca superiore, che si trova qui sopra, ho notato che il telaio, almeno a me mi sembra più o meno, lo stesso telaio dell'F40, del Ninebot F40. Ora lo vado a prendere, che ce l'ho qua dietro, e andiamo a vederli un po' tutti e due da vicino, per vedere se il telaio veramente è lo stesso o no. Ok ragazzi, allora, questo è l'F40, come ben vedete. Il telaio a me mi sembra proprio uguale, sono veramente uguali, a parte questo c'ha questi staffi di rinforzo che si trovano qui in mezzo, che la F40 non ha, però la linea è tutta uguale, vedete la piegatura sul posteriore è uguale anche sulla F40, solo che la F40 ha questo pezzo qui più lungo rispetto al New è leggermente corto
e qua è più lungo. Insomma ragazzi, come avete visto i telai sono più o meno uguali, non sono identici ma sono più o meno uguali, stessa linea, stesso design eccetera. Questo video non è che vorrebbe quale è meglio o quale è peggio, era semplicemente perché ho notato questa cosa e ci tenevo a dirvela. Insomma raga, una volta tolta la scocca, come ben vedete qua ci sono altri viti che copre tutto il parto meccanico, dove si trova la batteria, la centralina eccetera. Per ora vi dico che vedete qui c'è la polvere, qui non c'è acqua, qui è entrata pochissima acqua. Invece sulla parte posteriore ho notato un po' d'acqua che si trova proprio qui su questo punto, infatti c'è un po' d'acqua e poi si trova un po' d'acqua come avete visto, qui c'è un pochino d'acqua, però questo non è pericoloso perché c'è un altro coperchio che isola il parto batteria, centralina, cablaggio eccetera. Insomma ragazzi, quindi direi di andare a smontare anche questo coperchio qua e vediamo com'è messo dentro. Ok raga, allora abbiamo tolto tutti i viti, ora direi che è arrivato il momento più difficile, ovvero quello di scoprire cosa è successo dentro. 1, 2, 3 e voilà, perfetto. Insomma ragazzi, come ben vedete è tutto asciutto, non c'è neanche un goccio d'acqua. Direi che questo maledetto Nio ha superato la prova. Qui c'è la centralina, questa è tutta la batteria, c'è leggermente un po' d'acqua qui, però è rimasta all'esterno perché qui c'era la batteria più posizionata, a quanto pare si è trafilata un po' d'acqua qui, però non è entrata all'interno perché è rimasta il coprivano batteria e il parafango, quindi è rimasta lì perché se giriamo il coprivano batteria notiamo che c'è una guarnizione tutta intorno a questo coperchio che va ad isolare per bene la batteria e la centralina. Anche sulla guarnizione dei cavi che vanno al motore e lo stop posteriore c'è un gommino e un po' di colla che isola il tutto. Idem anche per l'anteriore, anche qui c'è un gommino con della colla che isola per bene i cavi che vanno su. Qui come ben vedete è tutto sigillato per bene. Direi niente male ragazzi. Oramai ci siamo, vi faccio vedere anche la centralina del Nio. Ok ragazzi, allora ho notato una cosa che è veramente molto interessante. Non so se notate, ma qui ci hanno messo della pasta termica e non è da poco ragazzi, perché ci sono veramente pochissimi monopattini o quasi zero. Non ho mai visto un monopattino del genere che mette della pasta termica, come ben vedete, che va a dissipare tutto il calore sul telaio del monopattino. Quindi grandi Nio, e la centralina ovviamente è tutta immersa in gel come tutta la serie Ninebot, la serie F, la serie G30 eccetera, tutta immersa in gel, i connettori sono ben sistemati, c'è pochissimo cablaggio, molto ordinato direi. Insomma ragazzi, ora che abbiamo controllato tutto, che non ci sia dell'acqua dentro, non ci sono pericoli, direi di andare ad accenderlo e vedere se funziona. Allora, tasto e voilà, funziona benissimo e voilà ragazzi. Ora proviamo il motore, si gira. Perfetto, gira perfettamente, le luci funzionante e il freno funzionante, infatti si accende lo stop dietro. Insomma ragazzi, che dire, questo Nio mi ha lasciato davvero senza parole. Cioè vi dico che questo monopattino ci potete lavarlo, andare sotto la pioggia, potete usarlo in qualsiasi momento senza problemi. Se avete visto bene, sono andato con la pistola ad alta tensione anche da vicino, anche sopra il grip tape dove si trovavano delle viti sotto eccetera. Ho sparato anche sul parafango dove c'era l'aggiunzione, dove abbiamo trovato l'acqua prima, che era vicino al coprivano batteria, che poteva entrare dell'acqua, invece non è entrata dell'acqua. Quindi direi ottimo, superato il test al 100%. Per chi usa il monopattino tutti i giorni e vi capita di usarlo sotto la pioggia, il Nio sarebbe al caso vostro. Ovviamente se siete interessati al Nio, volete acquistarlo, trovate il link qua sotto nel video. Io come sempre vi ringrazio di tutto, spero che vi sia piaciuto il video e spero che vi sia piaciuto questo tipo di test. Magari se vi interessa fare lo stesso test su altri monopattini, magari anche se non sono certificati EP65 come il Nio, possiamo fare ugualmente il test. Magari per il prossimo test lo potremo fare per la F40. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto, attivando la campanellina per rimanere aggiornate qualora pubblico un video. Questo è tutto da Laco Creative e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao ragazzi!